Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica in primis. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, visto il risultato di ieri, Juventus-Atalanta, finita 1-1, oggi si dovrebbe provare l'azzardo a Milano per dare una svolta sia mentale e sia dal punto di vista dei punti in classifica al campionato, gestendoti poi il doppio impegno in maniera un tantino diversa, ma ci arriviamo. Fatemi sapere cosa ne pensate, la vostra qui sotto nei commenti. Se volete, se passate per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo la mano all'algoritmo anche di domenica, così da arrivare al match di stasera belli carichi. Partita sotto osservazione oggi, credo solo quella della Roma alle 15 contro il Verona, classifica alla mano che andiamo a prendere al volo, così vi dico il mio pensiero. Napoli 12, Juve 11, Milan e Roma a 9, Cremonese a 9, Atalanta a 9, Como a 8, solo che il Como, l'Atalanta, la Cremonese e la Juve hanno già giocato, quindi diciamo che resti lassù con un Milan da affrontare e se riesci a portare a casa bottino pieno da San Siro, cosa che ovviamente non è la cosa più semplice del mondo, non sto qui a dire andiamo lì 3-0, torniamo, siamo più forti, eccetera. La partita va giocata, abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene, però daresti una bella sterzata al campionato perché ti porteresti a 15 con la Juve che resta a 4 punti di distacco e con una Roma, solo la Roma che potrebbe portarsi ovviamente vincendo oggi col Verona a 12, quindi sempre ad una partita diciamo di distacco che è importantissimo poi per gestire il doppio impegno, gestire la settimana con l'infrasettimanale Champions e quindi diciamo con più ossigeno e più tranquillità potresti prendere delle decisioni anche in base a formazione da schierare, elementi da schierare, perché a quanto leggiamo Spinazzola ed Olivera affaticati nell'allenamento ma non infortunati del tutto sono stati risparmiati perché c'è lo Sporting mercoledì e quindi sulle fasce, visto che diciamo c'è poca scelta tra virgolette, sono stati risparmiati ed è giusto che sia così. Spazio a Gutierrez stasera a San Siro, grandissimo debutto poi in un grande stadio con un Napoli con 3.000 sostenitori al seguito, al di là dei divieti di trasferta. Conte dice non ne sapevo niente, ma Conte dice non ne sapevo niente per non diciamo alzare un polverone a ridosso di un match importantissimo per il campionato e per il proseguo della stagione del Napoli, ma mi auguro da tifoso ovviamente che questa situazione venga presa di petto nelle sedi giuste e si faccia chiarezza, perché poi non è il caso di vietare tutte le trasferte ai tifosi del Napoli per tutto il campionato. La classifica parla chiaro e quindi io farei di tutto per azzardare e diciamo far bottino pieno a San Siro, anche se il nostro Antonio Conte, matematica alla mano, non è secondo assolutamente a nessuno e giocarsi anche il punto, diciamo che ti terrebbe primo in classifica con 13 punti senza nessuna squadra che ti può raggiungere e andare a pari merito. Ti porti un punto sopra ad un'eventuale Roma che vincendo col Verona va a 12, con la Juve che resta a 11 a 2 punti dietro di te e tieni il Milan comunque a debita distanza di una partita. Detto questo, mi auguro che si faccia una grande partita e sia diretta in modo eccellente, perché diciamo che la coppia Chiffi-Marini non è che mi entusiasma più di tanto, sia per quanto riguarda la direzione del signore che scenderà in campo e sia per quanto riguarda la sala VAR, perché nemmeno Marini poi è questo diciamo cavallo di razza, ecco, dal punto di vista degli episodi da far rivedere all'arbitro che scenderà sul rettangolo di gioco. Detto questo, c'è la pausa delle nazionali, dopo ovviamente dal 7 ottobre al 15 ottobre e mi ricollego con questo discorso alla situazione Rachmani, perché abbiamo saputo che Rachmani dovrebbe saltare 3 partite ancora e quindi mi auguro che non venga convocato poi dal Kosovo in quella pausa dal 7 al 15 ottobre, perché ovviamente uno deve recuperare, non è che sei all'85, al 90, al 75, all'80% puoi giocare, ma devi ritrovare la condizione, allora la nazionale
ti richiama perché sei arruolabile e quant'altro, ma concludere il ciclo riabilitativo del tutto a Napoli senza partire si dovrebbe fare, ma poi ci arriviamo, a ridosso di quella pausa ci arriveremo, perché comunque ci sono ancora 2 partite da giocare, c'è lo Sporting, c'è il Genova ovviamente. Settimana prossima andiamo di partita in partita perché è così che ci ha abituato mister Antonio Conte ed è così che diciamo si gestiscono, per quanto mi riguarda, stagioni così lunghe con impegni infrasettimanali. Per quanto riguarda la situazione di ieri sera alle 18, partita finita 1-1 Juventus-Atalanta, io ho visto tutto il match, a parte il frangente che diciamo tenevo il dispositivo qui nel frattempo che registravamo, il video di ieri per quanto riguardava gli infortuni, gli infortunati e le probabili formazioni di Milan-Napoli, che non sono cambiate rispetto a ieri sera, quindi non sto qui a ripetere tutta, diciamo, la pappardella, però volevo solo ribadire a Tudor, che si è lamentato qualche giorno fa, arbitraggi, non arbitraggi, che il calcio d'angolo dove nasce poi l'1-1, diciamo che era una rimessa dal fondo, non vista dalla terna arbitrale in campo, non sto qui a far polemica perché è una situazione dove sappiamo benissimo il VAR non può intervenire, quindi la deve vedere sia il giudice di linea o l'arbitro in campo. Comunque quel calcio d'angolo non c'era. Se ci si vuole lamentare, poi si devono portare tutti gli episodi sul piatto della bilancia, perché poi la partita è finita 1-1 con l'espulsione di De Ron, un Atalanta che comunque ha tenuto a botta contro una Juve che dopo che ha pareggiato la partita si è riversata completamente nella metà campo avversaria. Io guardavo il match e dopo l'1-1 e l'espulsione di De Ron mi sono detto vabbè, la portano comunque a casa, perché vuoi o non vuoi negli arrembaggi gli ultimi 10 minuti con l'avversario in 10 uomini riesci a trovare lo spiraglio, riesci a buttare dentro al limite una palla sporca, un cross, cosa che ha fatto la Juve, calci d'angolo e cross, soprattutto puntando poi su Zegrova. La Juve non ha fatto altro che impostare la situazione negli ultimi 10 minuti dando palla a Zegrova sulla destra, che cercava poi di andare sul sinistro, mettere la palla al centro, al limite tirare per la porta. Non ci è riuscita e quindi noi ringraziamo il risultato che è uscito da Torino. Ringraziamo anche Juric, perché io non mi aspettavo una partita che finiva 1-1 con un Atalanta che alla fine, dal punto di vista dell'essere granitica, forse è migliorata un tantino rispetto alle prime giornate. Juric dal punto di vista difensivo diciamo che la quadra più o meno l'ha sempre trovata, poi bisogna vedere in avanti se riesci, anche se c'è stata una situazione che poteva chiudere la partita con Kristovic che se ne va dietro la linea dei difensori, liscio tra virgolette aereo di In, se non vado errato, adesso vado a memoria. Kristovic si ritrova comunque ad andare in area di rigore da solo, entra in area invece di aggiustarsi il pallone, tirare di destro, fare qualcos'altro, perché avevi tutto il tempo, avevi l'avversario comunque un tantino dietro, tira di sinistra, la palla va a finire, non voglio dire in fallo laterale, ma per, diciamo, per rendere l'idea a chi non ha visto il match, la palla esce fuori quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo e quindi non se ne fa niente, ma l'Atalanta ha avuto comunque la palla del 2-0 per chiudere eventualmente la partita in quel momento. Poi diciamo che il calcio è imprevedibile, può darsi che dopo il 2-0 la Juve comunque, diciamo, ferita nell'orgoglio, si riversava in avanti, pareggiava il match, non lo sapremo mai, ma hai avuto comunque il match point del 2-0, portando a casa però un punto da Torino che non è semplice e non sarà semplice assolutamente per nessuno. Il Napoli ringrazia, ecco perché parlo di azzardo. 3 punti al massimo, bisogna uscire da San Siro con un pareggio. Lo sappiamo noi ovviamente, ma io condivido le mie idee e mi auguro che voi mi fate sapere la vostra qui sotto nei commenti. Lo sa perfettamente Antonio Conte e lo sanno alla grande i ragazzi. Mi aspetto una grandissima partita da quei calciatori che poi hanno macinato chilometri ed hanno giocato competizioni ad altissimi livelli. Parlo di De Bruyne, parlo dello stesso Anghissà, lo stesso Lobotka, la nostra mediana
deve fare la differenza e deve sovrastare la mediana avversaria, perché si stanno facendo paragoni, Rabiot, Modric, McTominay, De Bruyne, eccetera, eccetera, che comunque lasciano il tempo che trovano, perché non stiamo paragonando nemmeno calciatori con le stesse caratteristiche. Poi, fin quando le caratteristiche, diciamo, sono simili tra calciatori, ci potrebbe anche stare, però se mettiamo diciamo sul piatto della bilancia la rosa del Napoli e quella del Milan, la bilancia tenderà sicuramente verso il Napoli e non verso il Milan, che ha una squadra di tutto rispetto, ma tecnicamente dobbiamo far valere la nostra supremazia. Per quanto mi riguarda siamo nettamente superiori e quindi a dirigere il match a San Siro cercando il colpaccio, perché di colpaccio poi si dovrà parlare, non si dovrà parlare di un Napoli che è favorito, il Napoli arriverà a San Siro perché il Napoli parte favorito con lo scudetto. È comunque una partita molto ma molto complicata, sei sicuramente tecnicamente, come appena detto, più forte, ma vanno giocate tutte quante, soprattutto in uno stadio del genere che presenterà poi 72.000 spettatori con 3.000 napoletani, e dobbiamo ringraziare poi la storia di Napoli e dei napoletani che, diciamo, in tanti sono emigrati e si trovano con una residenza da qualche altra parte per poter assistere al match, perché così è diventata l'Italia. Passo e chiudo, ci vediamo ovviamente domani in una live post partita nel tardo pomeriggio. Appunto vi dico, attivate la campanellina se vi iscrivete, così ricevete la notifica una mezz'oretta prima se volete venire ad esprimere il vostro parere in live. Domani lo facciamo con tutti i match, ovviamente tempistiche, lavoro e vita permettendo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.